Buongiorno, benvenuti con noi in Ungheria. Abbiamo tirato fuori l'antipioggia, adesso prepariamo le moto, i bagagli e andiamo a fare colazione nel paese vicino dove probabilmente ieri abbiamo cenato. Buongiorno, ho la voce di chi deve ancora bere il caffè, però sono felice di parlarvi. Oggi è il secondo giorno di viaggio. Allora, mappa Szegedino Timișoara. Chi si è dimenticato di mettere i pantaloni? Siamo partiti da questo paese ungherese dal nome impronunciabile. Puglia è la prima volta che guida con la pioggia. Quante prime volte per lui? E oggi un po' così. Ci siamo messi in antipioggia. E così ci troviamo nella ridente Ungheria. Ma in realtà è un paese bellissimo. Anche se pieno, almeno secondo me, di problemi moderni. E oggi il programma è attraversare l'Ungheria per strada normale in direzione di Timișoara. E adesso vediamo di correre verso la Romania, perché comunque Giuliano ha un paio di giorni di ferie e avrei tanto piacere almeno di perdere una giornata con lui a Istanbul raccontandogliela, visto che non è mai stato. Dopo aver passato la pioggia lì sotto, nel buco dell'aspetta autobus, croce del 1906, è un monumento ai caduti dell'impero austro-ungarico nella guerra del 14-18, perché l'impero austro-ungarico ha iniziato a combattere contro i russi nel 1914 e contro i serbi. E così andiamo avanti verso la Romania. Sovietico della guerra di liberazione dal nazifascismo, c'era la stella, i caduti contro i nazisti. Pranzato gli hot dog. Cosa? Puglia ha imparato a salire sulla moto. E ho mangiato 2 hot dog a testa in questo distributore. Fra l'altro sta anche per uscire il sole, forse. Mi spieghi perché non parte? Perché il cavalletto giù e sei in marcia. Ed è una sicurezza, perché sennò ti spappoleresti, anzi gli idioti si spappolerebbero. Sensore del cavalletto. Il sensore del cavalletto non è mai. Sì, anche la Classic 500 ce l'ha. Avanti a tappe forzate per l'Ungheria. 100 km, pausa, ci mancano 200 km al confine rumeno. Fra l'altro c'è una marea di traffico in entrata e in uscita, di gente che va in ferie. Non so se facciamo quello dell'autostrada, pensavamo di fare quello normale. Adesso vediamo che cacchio fare.
qua la Francesca che passa il Danubio. Siamo 150-160 km sud di Budapest, direzione confine con la Romania, e anche questo va nel Mar Nero, grande compagno di questo viaggio. Francesca ha un'intervista su Rai Radio 1 tra mezz'ora e adesso siamo a 5 km dal confine, quindi dobbiamo capire se riusciamo a passarlo o meno prima di questa intervista, o comunque se ci sia campo. Ma guardate che comunque mancano 94 km all'hotel. Un paio d'ore, un'ora e 20. Questi sono i numeri 1. Se ti beccano con una cinghia del genere in Italia, grandissimi. Alle mie spalle il confine via terra tra Ungheria e Romania. Siamo arrivati in Romania. Qua c'è una distesa, un campo infinito di girasoli che aspettano solo che arrivi il sole per tirarsi su. Romania! A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Sono quasi le 9 e siamo arrivati a Timișoara. Tra l'altro mi ricordo che la prima volta che sono andati con la Francesca in viaggio, siamo andati in Turchia nell'estate del 2020, quando era tutto chiuso. Abbiamo guidato con la Jeep da Cervignano a Timișoara in giornata. Sono 1010 km ed è stata un'avventura pazzesca, lunghissima, che comunque tutti i confini erano chiusi e noi cercavamo di passarli uno con l'altro. E non si potevano attraversare i confini, cioè, credo che la normativa fosse che dall'Italia non si potesse uscire verso paesi extraeuropei, e la Turchia lo era, e c'erano anche dei paesi in zona rossa. Però la questione è che dall'Italia si poteva andare in Slovenia. Una volta entrati in Slovenia si poteva legalmente, tranquillamente andare in Croazia o in Ungheria, ne siamo andati in Ungheria. Dall'Ungheria era facilmente si poteva andare tranquillamente in Romania perché era in Unione Europea. Dopo dalla Romania si poteva andare di nuovo in Bulgaria perché era in Unione Europea, ma tipo i rumeni non potevano andare in Italia, però se potevi attraversare il confine di confine in confine. E così dopo dalla Bulgaria si poteva entrare in Turchia, ed è stato un viaggio pazzesco perché non c'era nessuno, non c'era davvero nessuno. E quindi abbiamo fatto questo viaggio in Turchia in questo anno pazzesco che è stato il 2020, orrendo per alcuni aspetti ma anche magnifico, visto che non c'era nessuno nei siti archeologici, ma davvero nessuno, da nessuna parte, e i prezzi erano fuori di testa, all'incontrario, cioè bassissimi. Lo vedete l'arcobaleno? Sulla destra, andando in questa casetta che abbiamo prenotato con Booking qualche ora fa, con 3 letti. Ah, ma che bello! L'arcobaleno nasce o finisce a Timișoara? Ma non capisco, sono i colori fuori di testa o sono io che... Ah no, sono io con gli occhiali. Timișoara è veramente una città, a parte brutalismo da ex blocco sovietico e cortina di ferro, in realtà è una città molto affascinante, e la Romania tutta è uno di quei paesi da assolutamente visitare once in a lifetime, insieme alla Bulgaria. La Bulgaria è veramente la chicchetta nascosta dell'Unione Europea, e vi consiglio di andarla a vedere, e ve la faremo vedere più avanti. Siamo arrivati a Timișoara e questo bellissimo appartamento, adesso ve lo mostro, ma che accoglienza ragazzi, la migliore mai avuta prenotando un luogo su Booking. Guardate che posto spettacolare, con le moto parcheggiate dentro nel cortile, cucina, e
qua c'è un'altra camera. Cioè, non mi sembra vero, è meraviglioso. Meraviglioso, c'è anche un guardaroba e la bambina, la figlia della proprietaria è un amore. Sono innamorata. It's YouTube then. It's special. Yeah, it's YouTube, yes. I'm doing a video of YouTube. You are YouTuber. Yes, Francesca Veloso. Today it's Yeah, birthday. it's my birthday. Happy birthday. Adesso stiamo aspettando la cena perché sono andati a prendercela. Oh, if you want, my husband can go and I can go buy and bring it it for for you. you. I think it will be much Easier for you, if you yes. need it. Siccome qua fuori c'è un bellissimo tavolo, ce la mangiamo qua a casa e ci hanno accolto con una bottiglia di vino, la birra, una Coca-Cola, come essere a casa, solo in Romania. Ecco qua. Ma soprattutto vi abbiamo mostrato il pezzo forte. Le jacuzzi. Moto parcheggiate dentro. Quanto siamo dal centro di Timișoara? 1 chilometro. C'è 1 chilometro dal centro. Moto parcheggiate e qui c'è, non so cosa stanno facendo, stanno scaricando Stiamo i cercando video. i video, tra che- cui verrà scaricato anche quel video che sta facendo la Francesca. Esatto. Stiamo andando a vedere il castello dei Corvino.